l'Italia e gli altri paesi stanno tutelando le loro filiere. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri e per hobby ti racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse, compro le borse, le recensisco, parliamo un po' di quello che succede all'interno delle produzioni di borse, all'esterno, un po' di gossip e ci confrontiamo su tutti questi argomenti. Quindi se non mi conosci, benvenuta, se mi conosci un abbraccio grande e mi auguro che le cose vadano un po' meglio, che si sia ripreso a lavorare, che ci sia tutto, insomma, un ambiente un po' più, come dire, sorridente. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché l'argomento è importante, è pesante, quindi già ti dico siediti, ti devi impegnare un po' di più, lo so, insomma cercherò di leggerlo quanto più fruibile possibile, ma è molto importante e soprattutto mi interessa tantissimo cosa ne pensi. Il video non è sponsorizzato dalle lobby delle borse originali, ma ne parliamo dopo la sigla. Ciao amica, bentornata ed è importante con tutto il capello che c'è sopra, lasciatemi stare che sto un po' esaurita, perché diciamoci la verità, il ritorno da 2 mesi a casa è pesante per tante cose, c'è la riprogrammazione, c'è, come dire, riprendere a fare tante cose che uno un po' si era disabituato e tutto sommato, diciamo, un po' le rughe si sono distese pure perché stando a casa a riposo, tu, per quanto tu puoi avere i problemi e i pensieri, però di base fai una vita a un ritmo più fisiologicamente congeniale. Però a me piace anche tutta questa frenesia, l'aria, devo esserti sincera, qua a Napoli frenesia tantissima non se ne sente. È vero che i giornali dicono la gente sta per strada in maniera disordinata, io tutto questo non lo avverto, quindi quello che a volte dicono i giornali e i telegiornali dobbiamo sempre mitigarlo e così col tempo ho imparato a fare proprio questo, prendo le notizie, cerco di verificarlo, leggo da una parte, leggo da un'altra, come ti dico, non prendere per buono tutto quello che dico qui su, valla a cercare, approfondisci, porta tutto quello che reputi mi possa aiutare anche a capire dei processi, dei passaggi e tutto il resto per darmi anche una visione più ampia di quelli che sono gli argomenti. E in questo trambusto di situazioni qualche tempo fa mio fratello mi ha taggato. Per chi non sa taggare significa che mi ha come dire, citato in un commento per farmi vedere un articolo di una TV australiana, perché mio fratello vive in Australia, in cui parlavano proprio di quello che era successo in seguito al lockdown in Australia e che quindi si erano chiuse anche lì, le frontiere sono ancora tuttora chiuse e quindi c'era stato un problema sulle importazioni, per di più dei problemi geopolitici avevano portato che l'Australia aveva insomma fatto fronte verso la Cina con dei dazi, delle cose, la Cina aveva smesso di importare prodotti australiani, comunque le solite guerre che poi succedono all'interno di queste problematiche. Venendo a mancare poi dei prodotti importati dalla Cina, l'Australia si è resa conto, un po' come ci siamo resi conto noi, di non essere autosufficiente su alcuni aspetti. Ora, la differenza che c'è stata Italia-Australia a primo lancio è che in Italia questo problema si è bypassato puntando tutto sulle mascherine, ok? E comunque lì c'è stato anche lì un delirio perché si sono lasciate tutta una serie di libertà che poi si stanno stringendo, si sono portati diversi problemi e tutto il resto. In Australia cosa si è visto? Che c'era un problema serio dettato da un'economia che andava in contrazione e si è cominciato a pensare perché tante cose che si fanno all'estero non si cominciano a fare di nuovo in Australia, e quindi poiché lì ci sono tante aziende tessili, aziende pure di pelletteria, tante aziende che dismesse, che hanno i macchinari chiusi e le fabbriche che hanno smesso di produrre perché le importazioni dei prodotti cinesi hanno annullato il valore d'acquisto dei prodotti locali, si è detto e stanno in più enti cercando di proporre la riapertura delle fabbriche, che è una cosa meravigliosa, perché io poi ho pensato, immagina se un giorno questo risveglio economico finanziario venisse applicato anche all'Italia. Questa sensibilità paradossalmente non c'è da noi perché tutte queste fabbriche chiuse al momento ancora non ci sono, ma dico al momento perché sai bene che tutta questa redistribuzione del lavoro dei grandi brand, ti parlo della pelletteria ad esempio, tutta questa contrazione economica, questo abbassamento di ordini, molte aziende che non sono finanziariamente
necessariamente si sostengono da sole e quindi hanno tutta una serie di problemi. Metti tutti questi problemi, non si ha adesso la parvenza del problema, ma ci sarà fra 6 mesi, ci sarà a fine anno, quando paradossalmente ci saranno molto meno fornitori e noi saremo molto meno forti, perché poi tutte queste aziende che chiudono vengono assorbite dalle grandi aziende che portano dentro manodopera specializzata senza dover dare il lavoro fuori. E quindi non si ha la percezione di perdere qualcosa, perché sostanzialmente non si ha la percezione di quello, come diciamo sempre, che esiste, che è la filiera delle produzioni made in Italy, delle borse, delle cinture, delle scarpe. Si racconta poco, si dà poco valore a questa cosa e ancora di più su ogni regione questa cosa acquisisce sempre più importanza, quindi se a livello territoriale nazionale non viene percepita, ancora di più viene, ancor meno, scusami, percepita a livello pure, che ne so, campano. Sì, si parla a vario titolo di fare delle cose di promozione per questo e quell'altro, nessuno riesce a creare un'eterogeneità o comunque una comunicazione comune di creazione di un portale dove poter incrociare domande e offerte e dare la possibilità a tanti gruppi locali di poter lavorare con nuovi clienti. Allora che cosa succede? La cattiva comunicazione anche dal punto di vista della pelletteria napoletana fa perdere tante opportunità, non solo alla Campania, non solo all'Italia, ma in generale al mondo, anche perché potrebbe produrre qua tutte le cose di eccellenza, cioè l'Italia avrebbe in questa crisi la possibilità di posizionarsi in un posto alto della filiera produttiva come prodotti con alte competenze, alta qualità e alto valore umano. Noi abbiamo tante persone ancora qualificate che sanno produrre, non riprodurre come magari possono fare i cinesi o gli altri paesi asiatici, ma produrre. Quindi noi abbiamo la capacità critica di migliorare i prodotti e abbiamo la logistica, perché comunque il paese, benché sia esteso in lunghezza, è abbastanza, insomma, raggiungibile da ogni angolo velocemente. Quindi noi potremmo diventare un grandissimo polo produttivo se ci fossero le infrastrutture o comunque finanziamenti atti a portare investimenti dall'estero. Si parla tanto, no, di motore produttivo, di importanza dell'Italia dal punto di vista strategico. Noi abbiamo tutto, l'unica cosa che ci manca è la valorizzazione dal punto di vista proprio socio-politico, quindi politiche di abbassamento del costo della manodopera, facendo guadagnare anche di più agli operai, abbassamento delle tasse delle aziende che producono per conto terzi, e quindi diventare un vero e proprio polo produttivo con tutta una serie di tutele, per cui se tu vieni in Italia non puoi produrre sotto un X prezzo, una filiera più controllata, una certificazione, anche semplicemente un censimento di tutte quelle che sono le aziende produttive per ogni caratteristica e per numero di addetti, darebbe una visione molto più chiara di quello che è il potenziale del Made in Italy, del fatto in Italia, come lo volete chiamare, insomma. E quindi l'Australia da questo punto di vista si sta muovendo, il mondo sente tantissimo la necessità di ritornare a produrre nei propri territori, lo fanno in tanti da tanti anni, no? Si cerca, come dire, paradossalmente se tu guardi quello che viene fatto ad esempio in Africa, dove vengono definiti sempre paesi meno sviluppati, che cosa si cerca di fare? Di improntare delle attività produttive per rendere autosufficienti i popoli. Non si capisce perché l'Italia questa cosa, che già ce l'ha internamente e quindi ha tutte le attività produttive all'interno del territorio, non cerca di rendere esponenziale la potenza di fuoco, per usare un termine tanto utilizzato durante la crisi, da parte degli artigiani. Non stiamo parlando di grandi industrie, stiamo parlando proprio degli artigiani, perché un artigiano defiscalizzato, quindi diventa appetibile dal punto di vista del brand XY, perché la manodopera o comunque ha dei costi di gestione più bassi. Sicuramente non arriviamo ai prezzi della Cina, ma dall'altro lato possiamo offrire un prodotto di qualità migliore, tutelando molto di più chi collabora con queste aziende e tutelando tutta la filiera, cercando di portare avanti il concetto di tradizione, innovazione, tutto quello che contorna il Made in Italy. Poi magari si arriverà finalmente a una certificazione, perché non dimentichiamo che l'Australia lo insegna, perché
ha imparato dai suoi errori. La desertificazione industriale ha radici molto profonde. Quando noi abbiamo la moda che è completamente in mano straniere, è naturale che noi siamo una colonia produttiva e non siamo il paese dove si deve produrre. Se il Made in Italy non continuerà ad essere un valore aggiunto per il mondo e non ci vantiamo che perché siamo italiani questa cosa dovrà valere anche fra 10 anni, magari il Made in Italy fra qualche anno lo faranno da altre parti perché semplicemente saranno gli italiani nelle fabbriche francesi che producono le borse. Quindi se l'italiano è legato solo alla lingua o alla nazionalità ma non a un territorio, a delle competenze, a delle particolarità, noi saremo sempre di più preda di aziende che non hanno interesse a strutturare filiere produttive nel nostro paese, ma paradossalmente a desertificare. Non voglio fare discorsi da meridionalista, ma è successo col Sud anni e anni fa, quando è stato decentralizzato tutto il potere commerciale. Succederà all'Italia se non si riappropria delle proprie ricchezze, non rimette al centro quello che sa fare meglio, che è produrre con le mani, inventare, costruire, generare bellezza, perché noi siamo bravi a fare questo, è inutile che ci giriamo intorno. E per fare queste cose non solo c'è bisogno di soldi, perché queste cose richiedono tempo, richiedono cura, e c'è bisogno appunto di che vengano sostenute da veri e propri progetti che non sono esportiamo, sono investiamo sui territori e facciamo in modo che le facce degli artigiani, le aziende, i piccoli poli produttivi possano essere portati alla luce del mondo. Ragazzi, c'è Brunello Cucinelli, io lo cito sempre perché è un ottimo esempio, ma ne potrei fare tanti altri, ma parlo di lui perché è quello lì che rappresenta di più, che è riuscito a fare di un borgo sperduto un polo produttivo in cui vengono da tutto il mondo. Cioè Brunello Cucinelli è riuscito a mettere insieme personaggi come Bezos, come il fondatore di Alibaba, cioè vanno tutti da lui pure per vedere proprio lui il livello umano che è riuscito a creare dal punto di vista proprio fisico. Quindi se noi creassimo una sorta di paese monumento anche attraverso la filiera produttiva, anche mantenendo in vita le aziende per farle diventare dei musei di conoscenza, sarebbe un grande vantaggio competitivo. Ci sono nazioni che questa potenzialità non ce l'hanno, e l'Australia, che è molto più giovane dell'Europa e molto più giovane dell'Italia, già sta guardando avanti, già sta guardando di tornare indietro a fare cose che si sono dismesse, a recuperare competenze che si sono perse per poter dare l'opportunità alle persone che vivono là di poter restare là e di poter continuare a contribuire allo sviluppo del paese. Pensiamoci anche noi, contribuiamo anche noi in qualche modo a fare in modo che questo avvenga, chiediamo, informiamo, cerchiamo di portare avanti delle piccole battaglie. Come dico sempre, è importante comprare borse originali e portare avanti delle piccole battaglie nel quotidiano, quindi cerchiamo di fare attenzione, sosteniamo le aziende che sono in Italia, chiediamo. Io ti aspetto al prossimo video, ciao da Ornella.